Bentornati nel canale L'Uncinetto di Silvana. Nel video di oggi vedremo come realizzare un cardigan facilissimo e super veloce. Intanto vi dico cosa vado ad usare. Io ho questa lana con misto viscosa. Purtroppo non vi posso dare altri riferimenti perché è tantissimo tempo che ce l'ho e quindi non ha etichetta, poi non ha niente, però non vi preoccupate del filato perché è la misura che conta. Con il vostro filato otterrete la vostra taglia su misura, quindi nessun problema. È logico che se si lavora un filato più sottile farete più giri, un filato più grosso farete meno giri e io ogni tanto vi do la misura in centimetri, quindi non vi preoccupate. Come uncinetto io utilizzo il numero 6 che è abbastanza grande, però quando si fanno questi capi come un cardigan cercate sempre di lavorare con un uncinetto più grande rispetto a quello che vi viene richiesto dal filato, perché altrimenti vi viene pesantissimo e poi è anche difficile portarlo. Quindi detto questo vi lascio al tutorial. Lavoreremo a punto granny, per l'esattezza faremo un grande quadrato a punto granny, quindi super facile. Io inizio con un anello magico, ma se volete potete anche mettere su 6 catenelle come siete abituate voi, Una catenella l'ho fatta, salgo di 2, quindi sono 3. Questa sarà la nostra prima maglia alta. Proseguo, seconda maglia alta, terza, e questo è il gruppo di 3 maglie del nostro motivo. 3 catenelle e un altro gruppo di 3 maglie alte. Tre catenelle, tre maglie alte, tre catenelle e le ultime 3 maglie alte. Quindi nel cerchio andiamo a lavorare 4 motivi di 3 maglie alte. Tiro il filo dell'anello magico, vado a chiudere il cerchio e nella chiusura andiamo a chiudere con una maglia alta. Quindi prendo il filo, prendo la terza catenella ed eseguo una maglia alta. Ci troviamo nell'angolo, salgo di 3 maglie alte e lavoro già il mio aumento mezzo. Le 3 catenelle sono la mia prima maglia alta, seconda e terza. Non faccio la catenella tra un gruppo e l'altro
Poi qui vedete voi, se lo volete più traforato il cardigan, allora la potete fare. Io nel mio caso non la faccio, quindi prendo il filo, passo subito nell'altro angolo e vado a fare 3 maglie alte, intanto abbiamo iniziato un nuovo giro, metto un marcapunti che alle volte si fa confusione, quindi io so che qui devo chiudere, quindi nell'angolo 3 maglie alte, 3 catenelle e di nuovo 3 maglie alte nello stesso angolo. Prendo il filo e vado nell'angolo successivo, 3 maglie alte, catenelle e ancora 3 maglie alte nello stesso foro. In questo giro abbiamo 4 angoli e quindi 4 aumenti. Prendo il filo, vado nell'angolo successivo, maglie alte, 3 catenelle, maglie alte. A questo punto stiamo completando il giro, entriamo in quest'angolo dove mezzo aumento l'abbiamo già fatto, qui abbiamo 3 maglie alte, siamo partiti da qui, quindi prendo il filo, facciamo un altro motivo di 3 maglie alte per completare il nostro aumento, tolgo il marcapunti e vado a chiudere sempre nell'angolo, così non vedremo mai la riga di chiusura, ecco perché la vado a fare nell'angolo, con la mia maglia alta. Prendo il filo, vado sulla terza catenella di inizio lavoro, e faccio la mia maglia alta e qui ci troviamo proprio al centro dell'angolo, quindi salgo con 3 catenelle e riprendo facendo mezzo aumento, altre 2 maglie alte. Qui ci si formano gli spazi, logicamente man mano che giriamo avremo degli spazi in più dove andiamo a fare un motivo solamente di 3 maglie alte. E andiamo a fare l'aumento sempre nei 4 angoli, quindi prendo il filo, tre maglie alte, tre catenelle e ancora 3 maglie alte. E questa è la classica mattonella granny.
Adesso io ho un po' una lana un pochino pelosa che si vede poco. Tre maglie alte, nell'angolo l'aumento, non mi sono ricordata di mettere inizio giro il marcapunti, mettetelo sempre perché ecco, se avete come me una lana un po' pelosa si vede perché si vede, però alle volte uno può fare confusione. 3 catenelle, e 3 maglie alte. Nell'angolo l'aumento, tre maglie alte, 3 catenelle, 3 maglie alte, in pratica la lavorazione è sempre questa. Motivo, 3 maglie alte, arriviamo nell'angolo segnato dove dobbiamo completare l'aumento perché abbiamo fatto solo 3 maglie alte, quindi facciamo le altre 3, uno, 2 e 3, e chiudiamo sempre con una maglia alta. Entriamo nella terza catenella, e chiudo la mia maglia alta e ho ricreato l'angolo. Ci alziamo di 3, 3 maglie alte che è un mezzo aumento, mettiamo il marcapunti e proseguo sempre così. Dobbiamo andare a fare tanti giri fino ad arrivare alla nostra misura o alla nostra taglia, quindi io proseguo in questo modo e poi ci vediamo dopo un certo numero di giri. Ed ecco il mio quadratone, vedete? Io ho fatto 32 giri, vi dico la misura del lato in centimetri, sono 77 centimetri, quindi ogni lato 77. A questo punto fate la prova,
ma anche prima la potete fare facendo questo. Io metto qui sul rovescio, questa parte è rovescio, vedete che ho il filo, non l'ho fermato proprio per riconoscere il rovescio dal diritto. Prendiamo questa punta, facciamo così, quella sotto e facciamo così, stessa cosa di qua, e stessa cosa con questo. Andiamo a mettere dei marcapunti oppure imbastite lasciando qua un'apertura manica, perché qui poi andrà cucito. Lo fate anche dall'altra parte e così lo infilate qui le maniche e ve lo provate addosso. Fatelo anche prima di arrivare alla mia misura, perché esempio io sono una taglia ML e lo voglio anche un po' abbondante, un po' che cade addosso, morbido, per cui ho fatto 77 centimetri. Se siete una taglia S, certamente 4-5 centimetri in meno, e poi vi piace giusto un po' aderente addosso, dipende anche dal capo che volete ottenere. Però man mano che lavorate questo quadrato, ogni tanto, io l'ho fatto anche 3-4 volte questa prova, chiudete queste parti con delle spille, lasciando un'apertura, e ve lo indossate. Lì capite se vi può bastare o se ancora conviene fare qualche altro giro. Metto i marcapunti per 9 motivi, li ho contati, per avere uno scavo manica di 18 centimetri e 18 centimetri. Quindi anche questa prova fatela se volete una manica più stretta o più larga. E qua vado a cucire 23 centimetri e mezzo, quindi con ago e filo andiamo a cucire questa parte. Poi facciamo sempre in tempo a richiudere un po' qui lo scalfo, se fosse troppo grande, quindi non mi sto a preoccupare adesso, ho fatto un pochino a occhio. Vado a cucire sul diritto del lavoro, poi qui la cucitura potete fare come volete, come vi piace di più, logicamente rimane a vista. Fate combaciare i motivi. Io prendo catenella con catenella, sto prendendo quelle esterne, quelle sopra, una di qua, una di là. Vedete che poi non si nota così tanto, quindi man mano che vado avanti tolgo i marcapunti. Il numero di maglie sono le stesse, quindi non vi potete sbagliare.
e vado avanti così. Arrivo fino all'ultimo marcapunti, faccio anche l'altra parte e poi magari vado a misurare e vediamo se va bene questa parte per la manica. Cucite tutte e due le parti, vedete che vi si presenta questa cosa e già iniziamo a vedere la maglia. Andiamo adesso ad allungare le maniche. Parto dal sottomanica dove abbiamo fatto la cucitura e qui che ci troviamo così, entro nel primo foro, faccio una maglia bassa e una catenella che sta per una maglia alta, prendo il filo al centro della cucitura, faccio un'altra maglia alta e nel foro successivo faccio un'altra maglia alta e abbiamo fatto un motivo. A questo punto riprendo a lavorare a punto granny facendo le 3 maglie alte in ogni foro. E così allungo le maniche. Vado a fare tutto il giro, arrivo a fine giro e vado a chiudere con una maglia bassissima sulla prima maglia alta che abbiamo fatto. Mi alzo di 3 catenelle e passo allo spazio successivo, 3 maglie alte e ricompleto tutto il giro. Arrivo a fine giro e mi trovo le 3 catenelle in questo spazio, quindi vado a fare 2 maglie alte per completare il motivo e mi chiudo sulla terza catenella. Con una maglia bassissima. A questo punto ricomincio, mi alzo di 3 catenelle, sono all'inizio dello spazio, quindi qui faccio tutto il motivo, altre 2 maglie alte e riparto. Continuo così a girare fino ad avere la lunghezza desiderata. Logicamente ogni tanto misurate
così vedete la lunghezza che vi serve. Lavoro la manica per 18 giri e come centimetri sono 18 centimetri e mezzo. A questo punto vado ad iniziare il polso. Se a voi piace potete anche allungarvi e completare con la manica larga senza polsino, perché viene bella anche così. Quindi naturalmente farete le vostre misurazioni e continuate in lunghezza, mentre io adesso vado ad iniziare il polso anche piuttosto alto, che ho fatto già da quest'altra parte, che è questo. Quindi a questo punto ho chiuso il giro, mi alzo di 2 catenelle. Dobbiamo anche, facendo il polso, andare un pochino a diminuire questa grandezza, quindi vado a lavorare solo la prima di un motivo e la terza del motivo, saltando quella centrale. Quindi ogni motivo diminuirò di una maglia, per cui prendo il filo, mi sono alzata di 2 catenelle, prendo il filo, entro a rilievo davanti nella prima e lavoro la mia maglia alta. Intanto metto un marcapunti, che è il mio inizio lavoro, prendo il filo, salto la seconda del motivo e prendo la maglia in rilievo dietro, lavoro la terza e faccio una maglia alta. Proseguo filo sull'uncinetto, a rilievo davanti la prima, maglia alta, prendo il filo, a rilievo davanti la terza, saltando quella centrale, e quindi così sto facendo le mie diminuzioni. Prendo il filo, lavoro a rilievo davanti la prima del motivo, prendo il filo, salto la seconda e lavoro a rilievo dietro la terza. Prendo il filo, lavoro a rilievo davanti la prima, vedete come la prendo, maglia alta, prendo il filo, entro da dietro e lavoro la terza, rilievo davanti, rilievo dietro. Solo in questo giro ci saranno le diminuzioni, quindi a rilievo davanti la prima, a rilievo dietro la terza maglia del motivo.
e continuo così e vado a completare il mio giro. Arrivo a fine giro, tolgo il marcapunti, vado a chiudere a maglia bassissima, mi alzo di 2 e ricominciamo il giro. Prendo il filo, vado questa volta nella proprio prima maglia, vado a prendere sia la maglia alta sia le 2 catenelle che facciamo sempre all'inizio giro e le prendo a rilievo davanti. Vedete, anche qui abbiamo le 2 catenelle per alzarci e la maglia alta, quindi le rivado a chiudere insieme perché poi le riprenderò insieme e qui ricomincio, quindi quella successiva a rilievo dietro, adesso non dobbiamo diminuire più niente, abbiamo già diminuito, quindi lavoreremo una rilievo davanti, una rilievo dietro. Una la prendo da dietro, per avere poi alla fine questo effetto costine. Che ancora non si vede. Arrivo a fine giro, chiudo a maglia bassissima, mi rialzo di 2, prendo il filo e chiudo sia le catenelle e la maglia alta del giro precedente chiuse insieme, prese rilievo sul davanti, quindi avrò solamente una riga un pochino più cicciottina rispetto alle altre. Quindi continuo, dove prendiamo a rilievo davanti in ogni giro sarà presa sempre a rilievo davanti, stessa cosa per quella dietro, quindi continuo, la prendo dietro, prendo davanti, maglia alta presa dietro, maglia alta a rilievo davanti, vedete che già si comincia a vedere questo effetto costine.
e continuate così fino alla lunghezza desiderata o che vi necessita. Ho lavorato per 17 giri che corrispondono a quasi 15 centimetri. Naturalmente questa misura della manica dipende dalla lunghezza braccia, che quindi voi fate le vostre misurazioni e farete la vostra misura. A questo punto ci rimane solo di completare il davanti, di allargarci un pochino e di aumentare il collo. Quindi ci giriamo, prendiamo come misura dalla cucitura che abbiamo fatto, scendiamo in basso e io ho contato 11 motivi, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, che corrispondono, se lavorate con un altro filato sicuramente, a 28 centimetri. Mettiamo un marcapunti nello spazio vuoto e anche dall'altra parte fate la stessa cosa, mettete un marcapunti a 18 centimetri sul fondo. Qui sarà il nostro scollo e qui sarà il fondo. Adesso iniziamo a lavorare, quindi prendiamo il filo, lavoriamo sempre sul diritto del lavoro e inizio, entro, chiudo maglia bassissima, mi alzo di 3 catenelle e passo subito a lavorare nel punto successivo, nello spazio libero successivo, e vado a fare le mie 3 maglie alte. E ci rimangono queste catenelle così. Continuo, 3 maglie alte, andiamo a fare tutto il giro intorno al collo, torniamo indietro e ci fermiamo qui con una sola maglia alta dove abbiamo l'altro marcapunti. Quando arriviamo qui dove abbiamo fatto la cucitura, faremo una maglia alta qui sullo spazio, una maglia alta al centro della cucitura e una maglia alta nello spazio successivo. E continuiamo, andiamo nello spazio successivo e riprendiamo a lavorare le nostre 3 maglie alte. Arrivo dall'altra parte dove abbiamo il marcapunti, quindi entro nello spazio e chiudo con una maglia alta. Adesso possiamo anche togliere il marcapunti, giriamo il lavoro e ripartiamo con 1 2 3 catenelle e andiamo a lavorare nel primo spazio disponibile facendo
3 maglie alte. Vedete che ogni giro qui, facendo in questo modo, andiamo a diminuire di un punto e quindi saliamo senza poi avere lo scalino, utilizzando questo procedimento. Quindi continuo, rifaccio tutto il giro e arrivo dall'altra parte. Ritorno dall'altra parte, entro nello spazio con una maglia alta e rigiro il lavoro. Mi alzo di 3 catenelle e vado nel primo spazio disponibile, quello successivo. E vedete qui come vi viene anche rifinito. Quindi continuo così a fare qualche giro, allargando il davanti, e naturalmente questo dipende poi dalla vostra misura. Misuratelo ogni tanto e vedete, perché dipende da chi ha più seno, meno seno, non vi so dire quanti giri ci vorranno. Io intanto vado avanti e ci rivediamo a capo finito. Ed ecco il capo finito. Io sono andata a fare per il davanti e il collo, ho fatto 16 giri, che secondo me, per me è sufficiente. Dopodiché questo rimane un po' a vostro gusto. Ricordatevi che tutte le misure in centimetri che vi ho dato sono per realizzare una taglia ML, quindi come vi ho detto durante il video, misurate, misurate, misurate e vedrete che sarà facilissimo realizzare una vostra taglia. Quindi spero che questo progetto vi sia piaciuto. Se sì, lasciatemelo detto nei commenti. Io vi abbraccio e vi do appuntamento al mio prossimo tutorial.